Ciao a tutti, Prophet 08, Dave Smith Instruments. Ho questo strumento grazie a Marco Ballarani, il Balla, che saluto come sempre affettuosamente, che mi aiuta col mio canale, mi presta degli strumenti, ci vediamo, discutiamo, chiacchieriamo, facciamo i nostri confronti, le nostre considerazioni. Io ho avuto il Rev 2, che è il Prophet Rev 2, che è quello con gli effetti a bordo, e l'ho usato per tanto tempo, quindi conosco bene o male e l'attitudine di questo sintetizzatore. Chiaramente questo è il suo, diciamo, papà, non è il nonno, che è quello, il capostipite, ma è uno strumento che comunque ha i suoi anni, già questo qui, e che devo dire è veramente estremamente valido. Poi io ho avuto il Rev 2 che ha fatto particolarmente successo perché avendo a bordo gli effetti, appunto, dava l'opportunità di portare in giro una macchina a sé stante che così coprisse qualsiasi esigenza. Dico qualsiasi esigenza perché effettivamente questo è un sintetizzatore col quale si può fare pressoché tutto. Ha il suo timbro, chiaramente la sua attitudine, la sua voce, se vogliamo chiamarla così, però è molto versatile. 8 voci di polifonia, 2 oscillatori per voce e tutto quello che serve, nel senso filtro, ADSR, LFO, ce ne sono 4, modulazioni, qualsiasi cosa si può settare tutto come si vuole. Sono 2 synth separati, nel senso che abbiamo l'opportunità di creare 2 timbri separati A e B e poi unirli insieme in una patch che può essere splittata, può essere un layer di questi 2 suoni. Possiamo utilizzare in tutte le modalità che fanno parte ormai del mondo dei sintetizzatori questo strumento. Secondo me si può arrivare molto lontano. La cosa che fa capire subito la versatilità è il fatto che scorrendo i preset, come sentite, la pasta è molto precisa, pulita, definita e cristallina.
Ecco, questa fondamentalmente poi è la peculiarità di questo strumento. Io ne sto provando un po' in questo periodo di strumenti analogici di generazione moderna, cioè quindi non più degli anni 70 o 80, ma i rifacimenti in certi casi di quegli strumenti oppure l'evoluzione, come in questo caso, di quegli strumenti. Evoluzione nel senso che l'attitudine moderna di questi nuovi strumenti io personalmente la percepisco. Poi sicuramente qualcuno mi smentirà quando dico che c'è una differenza sostanziale a livello sonoro. Forse è una mia impressione, ma questi strumenti io li ho usati, ho usato il Rev 2 qui a casa per tanto tempo e riuscivo a collegarlo, diciamo, a impastarlo, se così si può dire, bene con qualsiasi produzione io facessi, anche magari così utilizzandolo, sovrapponendo più di un tot di suoni e senza doverci lavorare più di tanto. Non ho dovuto tagliare qui e là, mi sembrava già giusto. Diciamo che con vecchi sintetizzatori quello che mi capitava era alla seconda traccia ero a posto, c'era già tutto. E infatti all'epoca si suonava anche un po' così, no? C'erano quattro strumenti e il tastierista c'era due synth. Buonasera, avevi coperto l'arrangiamento con questa cosa. Ecco, questo portava da una parte a trovarsi poi live, ad avere sotto mano la possibilità di fare tutto. Adesso chiaramente se facciamo i pezzi con molte tracce di sintetizzatori spesso ci vogliono le sequenze e così via. Al di là di questo discorso che riguarda la produzione, qui c'è quello che si percepisce è una notevole delicatezza e precisione, che poi è quella che fa la differenza. Io vi faccio sentire un po' di timbri. Ecco, se vi capiterà di suonarlo, molto spesso avrete la sensazione che i controlli che state utilizzando non stiano agendo come vorreste. In realtà è perché molto probabilmente, siccome sono due timbri e spesso sono in layer o sono in split, state ascoltando il timbro sul quale non state lavorando. Basta cambiare la posizione, editare il timbro che vi interessa. In questo caso volevo mettere dell'attacco. Adesso lo posso mettere. Nel caso di prima non avevo la sensazione che non succedesse niente, ma è semplicemente perché sono due differenti suoni. Nella maggior parte dei casi con queste patch. Ecco, sentite questa pasta, l'avete sentito anche nel brano che vi ho fatto sentire prima? L'avete sentito nel brano che vi ho fatto sentire? Comunque, al di là del fatto che continuo a inciampare in queste ripetizioni linguistiche, il suono, quando dico efficace, come dico sempre, nei video, quella si riconosce immediatamente nel momento in cui si utilizza in registrazione. Quando lo si accende e si prova a suonare un sintetizzatore come questo, chiaramente ci si accorge immediatamente di essere di fronte a una cosa bella, pulita, sopraffina, gradevole, non so neanche come dire, con il suo suono, perché ha il suo suono. Alla fine di questo percorso, quello di registrazione, con strumenti che emulano il synth anche bene, voglio dire, ecco, vedete, legano. Poi però in registrazione questi suoni non danno mai problemi, non hanno mai sorprese, sono esattamente lì dove li hai sentiti. Non so come spiegarmi, è un po' complesso questo, credo che riguardi tanti aspetti. Si utilizza un synth, magari è il synth a far venire l'idea, di conseguenza non c'è solamente il suono che ha, ma c'è anche la parte emotiva e ispirante di quello strumento che regala. Di conseguenza magari ci si convince che questa tastiera sia migliore o peggiore dal punto di vista sonoro, audio. In realtà però poi sperimentando in maniera un pochino più scientifica ci si accorge che nel momento in cui si utilizza uno strumento
con questa naturalezza, diciamo, sonora, che è propria dei sintetizzatori analogici, in questo caso con gli oscillatori a controllo digitale, ma comunque analogici, il suono poi non dia sorprese, non rechi problemi, si arriva sempre dove si vuole arrivare senza dover far quasi nulla. Ecco, questa cosa qui è impagabile perché poi il risultato è immediato, è già bello, toccarlo quasi dispiace e quindi insomma questo era quello che volevo dire dal punto di vista della qualità. Alcuni virtual sembrano anche più belli di quelli veri per dire di quelli analog, ma in realtà poi dopo quando si registra, lì è un po' diciamo, la cartina tornasole, come, come si suol dire. Comunque, al di là di tutte queste lugubrazioni, vi faccio sentire un po' di suoni e poi magari vado avanti a rompervi le balle quando mi viene in mente qualcosa. Abbiamo uno step sequencer e abbiamo un arpeggiatore, quindi praticamente non manca niente. Come vi stavo dicendo prima, proprio la versatilità e anche tutti questi preset sono utilissimi per arrivare da un'altra parte, cioè nel senso se state cercando di creare un certo tipo di sound, potete partire da tanti suoni diversi, quindi è molto probabile che troviate qualcosa che fa al caso vostro. Chiaramente dal punto di vista pratico, poi dal punto di vista creativo non ne parliamo, qui è veramente un piacere. Insomma, vengono anche delle idee. Questo è un classico.
questa, come dire, sentite in alto questa precisione, morbidezza, è una questione proprio di qualità. Ecco, se vogliamo, è proprio in queste cose che si sente il timbro, la voce di questi strumenti. Chi è un utilizzatore dei synth analogici questa cosa la conosce benissimo, ma molto spesso c'è chi mi dice: ma alla fine dai, però cioè, anche sì, per carità, anche con quelli virtual, io sì, assolutamente, si arriva lontanissimo, si fanno anche delle cose bellissime. Poi chiariamoci, se un'idea è bella anche se la fai col motore del trattore, cioè nel senso non è quello il problema, è che diciamo in linea generale se si vuole un utilizzo un po' più avanzato, sintetizzatori all'origine, cioè perché l'origine dei sintetizzatori è stata quella di fare uno strumento musicale che riproducesse con gli oscillatori una nota e poi attraverso tutto, filtri, ADSR e compagnia cercare di modificare quel suono per raggiungere, cioè la possibilità, come con gli strumenti acustici, di modulare il suono, di cambiarlo, di farlo vibrare, di farlo crescere lentamente, di avere attacco, di non avere attacco, di avere un release, di non averlo, tutte queste cose che riproducevano le possibilità del suono in generale. Quindi era molto più pura la questione. Tutte le sovrastrutture moderne, cioè il fatto che uno compri una tastiera e si ritrovi con dei suoni che richiamano dischi fatti o cose del passato. Cioè, alcuni dischi sono stati fatti con dei suoni perché c'era una novità storica che permetteva di fare tre note insieme con un sintetizzatore. Questa cosa qua, aiuto, cioè, allora usiamola subito perché era una novità. Poi sono diventate delle icone, allora tu compri la tastiera e c'è quel nome lì del pezzo con quel suono lì. Ma questa cosa un po' ci allontana dall'utilizzo reale di un sintetizzatore, che è molto più, secondo me, a mio parere, dovrebbe o potrebbe essere semplicemente più creativo. Un percorso un po' meno, diciamo, pratico, ma forse più artistico, se così vogliamo chiamarlo. Abbiamo due banchi da 128, quindi anche da questo punto di vista, insomma, diciamo l'approccio moderno ai sintetizzatori è importante, nel senso che se consideriamo che ancora adesso li fanno dei synth dove non puoi salvare le patch, dove comunque tutte le volte riparti da zero, ti ritrovi in un punto. E ricordo che una volta sui sintetizzatori addirittura per ricordarsi come si era fatto un suono c'erano questi fogli con tutti i fori che si appoggiavano sopra al pannello e si rimetteva tutto come si era segnato con matita o pennarello su quel foglio per poi ritrovare quel suono. Quindi insomma, i tempi cambiano, adesso voglio dire, quella lì è una cosa veramente d'altri tempi, però è bello gustare adesso con questi anni di revival dell'analogico, gustare delle possibilità moderne che c'erano già prima, ripeto, sono andato veramente tanto indietro. Poi molti mi chiedono, ma tu come fai a ricordare queste cose? Allora, spiego una cosa brevissima. Quando esistevano quelle cose, io ero bambino piccolissimo, ma mio papà suonava. Quindi io da bambino andavo in questi posti pieni di luci e di colori dove mio papà suonava e già da una volta non c'erano i problemi che ci sono adesso, era diverso, si andava nei locali, se eri figlio del chitarrista stavi nel locale, non c'erano tutti questi problemi.
Quindi vedevo loro che facevano le prove, che facevano, che a volte anche che vedevo la serata e tutto il resto perché si viveva lì, tutti con le famiglie, era una cosa completamente diversa da come è adesso. E io vedevo le tastiere, vedevo queste cose e vedevo anche, ne sentivo parlare e poi a casa mio papà portava a volte le tastiere del suo tastierista per fare che si mettevano lì con Revox a nastro a fare mettere giù delle idee, sempre in ambienti casalinghi. E quindi vedevo da vicino queste cose, non solo sul palco, e così mi facevo un'idea. Poi dopo crescendo mi sono documentato, ritornando indietro nel tempo con le mie informazioni visive e con quello che si trova in rete. Ma il fatto che io abbia percepito la potenza di quei sintetizzatori è perché li ho sentiti suonare anche se ero bambino. Ho il ricordo ben chiaro dello spessore sonoro di quegli strumenti. Le cose sono un po' cambiate, almeno questa è la mia impressione, perché è cambiato in generale il modo di suonare. Gli strumenti sono cambiati, gli amplificatori sono cambiati i PA, è cambiato tutto. E quindi tutto si adegua giustamente, e anche i sintetizzatori. E io sento una differenza proprio nel timbro. Magari mi sbaglio, magari invece poi non è esattamente così. Quindi se qualcuno di voi invece conosce meglio questa materia, mi piacerebbe un confronto. Io vi dico comunque che questo è uno strumento che ha in registrazione, davvero l'efficacia di questa cosa è incredibile, è veramente profonda e poi è semplice anche nell'utilizzo perché è il contrario di quello che si possa pensare. Molto spesso si dice sì, ma io non sono uno che suona i synth, perché mi devo comprare un sintetizzatore bello? Io faccio quattro cose. No, magari proprio per quello, perché in realtà molti di quelli che usano i sintetizzatori, me compreso, e non sono un conoscitore profondo dell'elettronica che li compone, e io ci gioco con uno strumento, come faccio con tutti gli altri strumenti. Giocando con questo strumento io mi ritrovo ad avere delle idee e ad avere delle... Se lo strumento è bello, proprio perché magari non si è dei conoscitori profondi, ci si può tirare fuori qualcosa di bello. Un conoscitore profondo dei sintetizzatori, anche con un synth virtuale, prende, riconosce, deve tirare giù un brano, riconosce un synth, sente che è un dente di sega, mette il dente di sega, aggiusta due cose e si trova a fare quello che deve fare. Un neofita invece con uno strumento bello può tirare fuori delle cose belle proprio perché è di qualità. Non suona i synth da quando aveva 13 anni, ci deve stare su un po'. Se il synth è più bello, si trova subito con un suono bello a disposizione. Questo volevo dire. Vado avanti ancora con un po' di suoni. Sentite il filtro che bello che è quando chiude. Ecco, sentite, il carattere è bellissimo, è ottimo, e i suoni sono tutti belli, se ci si lavora si può fare qualsiasi cosa. Quindi insomma tutto a portata di mano, si capisce tutto benissimo anche perché ci sono scritte le cose in modo abbastanza chiaro e il manuale è scritto bene, tra l'altro invita immediatamente a divertirsi toccandolo e giocando con i suoni come si vuole, perché come dicevamo è uno strumento musicale, quindi non c'è bisogno di conoscere perfettamente. Non vi fate scoraggiare dal fatto che sia una cosa complicata, perché in realtà è proprio quello il bello, giocare quanto vi pare e se poi vi piace il suono lo potete salvare, se no tornate indietro e avete esattamente il suono che avevate prima. Io devo dire sono rimasto colpito, ma del resto per me non è stata una novità perché già con il Rev 2 io ho avuto un'ottima sensazione. Come vi dicevo, le differenze di cui ho parlato rispetto ai vecchi sintetizzatori
riguardano così un po' i miei ricordi e ultimamente anche un'altra esperienza fatta tempo fa con un mio caro amico che saluto, che è Fulvio Arnoldi, che ha uno Stratus, senza andare a prendere, voglio dire, i grandi sintetizzatori del passato, quelli storici, quelli che hanno fatto la storia, anche quelli italiani, lui era un Krumar Stratus, l'ha portato in una sala prove dove eravamo, l'abbiamo attaccato all'impianto, l'abbiamo ascoltato, era stava scoppiando la sala, cioè aveva uno spessore, una cattiveria veramente invadenti. Ora, un'attitudine collegata al periodo storico, cioè al contesto, bisogna contestualizzare, capire che quel tipo di sound era indicato per quel momento storico, per tutto quello che era la produzione musicale, il live e tutto il resto. E io sono convinto che anche la musica di quell'epoca sia stata influenzata dal fatto che questi strumenti avessero quella abbondanza sonora, diciamo, e quindi appunto che ci fosse bisogno di meno cose perché avevano questo spessore. Però oggigiorno è così, la musica cambia, diventa un'altra cosa. Poi ci sono quelli che fanno minimal anche adesso, ma ci sono un sacco di produzioni pop che sono stracolme di informazioni e lì devi, o se usi quelli là vecchi, probabilmente devi tagliare dappertutto. Qui ho l'impressione che si possa fare senza diventare matti con le frequenze, ecco. Poi, oh, ripeto, questo è importante. Se qualcuno di voi mi dice, guarda, non è vero niente perché questo è esattamente uguale a quel circuito, beh, non lo so. Io devo fare degli esperimenti un pochino più definiti e sicuri a riguardo, però non so come dire. Mi fa pensare appunto che ci sia un nuovo modo di concepire anche i sintetizzatori analogici che abbia una voce, un suono meno invadente, meno strabordante, diciamo così, meno effetto tsunami, ma comunque di di una qualità sopraffina. Quindi io vi ringrazio, vi saluto come sempre, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al mio canale, e cliccate sulla campanella se volete mie notizie quando faccio qualcosa, combino qualcos'altro e compagnia. E non posso fare altro che essere contento per come stanno andando le cose col canale, perché insomma siamo sempre di più e mi scrivete, mi chiedete consigli, io faccio quello che posso, vi garantisco per quella che è la mia esperienza posso fare quello che posso, mettere a disposizione quello che so, quello che non so lo demando a chi sa, insomma, non mi permetto. E quindi niente, Dave Smith Instruments, Prophet 8, bellissimo strumento, molto piacevole, soprattutto, ripeto, è bellissimo da registrare perché immediatamente si ha una risposta davvero eccezionale. Un abbraccio forte, ciao ragazzi, un bacio. Ciao ciao.